Hello, welcome back to the next hot topic in dentistry. It's called BOPT. And for all out there who don't know what BOPT is, it's biologically orientated preparation technique. And who else as for me, one of the inventor or one of the people that really created this term and worked for decades on this can explain better this misconception that is floating around, even on university level. Everybody's talking about BOPT, and BOPT is not just vertical preparation, it's just more. And that's why I welcome Ignazio Loi. Ciao Ignazio, e chiaramente, come parliamo da sardo a sardo, è un grandissimo piacere, onore, dopo averti visitato, che magari per una piccola introduzione anche in italiano, la tua tecnologia è stata pubblicata nel 2008 in italiano, dopodiché è già iniziata una polemica, soprattutto diciamo nell'odontoiatria italiana, nell'ambito dell'IOP di diversi specialisti, che alla fine anche la Francesca Vailati e altri hanno detto ma adesso dobbiamo pubblicare questa BOPT anche in inglese. Allora, all'epoca ero editore in chief del International Journal, là era ancora European Journal of Aesthetic Dentistry. Mi ho detto ok, ma prima di pubblicare questa cosa che tutti mi avevano detto mai pubblicare una cosa che è del diavolo, non è una cosa buona, ho detto ok, andiamo e troviamo Ignazio in Sardegna, tanto è ritornare a casa, e ho passato 2 giorni con te, tu mi hai raccontato tante cose che adesso dobbiamo ripetere, cosa è la BOPT e 2 o 3 cose che, anche se adesso vedo anche da parte universitaria che stanno parlando della BOPT, organizzano dei corsi, organizzano degli eventi, dei congressi, e penso che non abbiano tanto capito cosa veramente la BOPT è. Allora Ignazio, magari fai una piccola introduzione per tutti, che sono pochissimi, che non ti conoscono, chi sei, cosa hai fatto e quando hai iniziato a pensare e creare questa BOPT. Prego. Okay. Allora, io ho iniziato a fare l'odontoiatria nell'81 e casualmente nell'81 ho conosciuto una igienista molto importante negli Stati Uniti, che era Patricia Fagan, che mi ha invitato negli Stati Uniti. Io in realtà studiavo malattie infettive, non avrei mai pensato di fare il dentista. Quindi arrivo a Chicago e la mia grande fortuna, ma anche sfortuna, è stata che lei mi ha dato un interprete, per cui io non ho dovuto avere fatica a imparare l'inglese, perché mi traduceva. E ho iniziato a frequentare degli studi abbastanza importanti. Uno di questi era quello di Gargiulo, di Antonio Gargiulo. Lei mi ha mandato lì varie volte, poi sono tornato negli anni, nell'82, 83, 84. E io ricordo, stavo iniziando l'odontoiatria, quindi mi occupavo molto di conservativa, di endodonzia, come tutti i dentisti che iniziano, che loro facevano la chirurgia il lunedì e il martedì, aprivano i lembi e preparavano i denti in cresta, però non gli ho mai dato importanza a tutto questo. Poi ho iniziato nei metà anni 80 con la scuola di Martignoni, quindi con Alvin Schonenberger e il professor Martignoni, a fare le linee di finitura. Perché, come dico sempre, chi nasce a Roma diventa cattolico, quindi quella era la regola, preparare con la linea. E poi pian piano, nei primi anni 90, esattamente 91, intorno a 92, siccome in tutti quegli anni noi frequentavamo un gruppo, avevamo creato un gruppo che si trovava tra gli anni 85, 86, 87 a Milano, a Novaxa, che era un'azienda importante, a Cinisello Balsamo. Erano dei giovanissimi dentisti, c'era Ezio Bruna, c'era Mario Semenza, tutti giovani dentisti che si riunivano lì a far vedere così le cose che facevano. Là poi Ezio Bruna disse: guardate, ho fatto un corso a Bologna, a Porta Mascarella, dove
la verticale è molto importante nei casi parodontali, eccetera. E quindi ho iniziato, ricordandomi anche delle cose che avevo visto prima, a fare i lembi aperti e a preparare verticale. Però quella era una tecnica che si faceva soprattutto nei casi parodontali e nella chirurgia. Io dall'81-82 ho fotografato tutti i casi, tutti. Io ho tutti i miei casi fotografati, ho 40 anni di casi che chiunque può vedere con tutti i vari controlli, no? Sono centinaia di casi. E la fotografia ti aiuta a capire che cosa è un'evoluzione che non hai notato, che però guardi nelle foto, allora erano diapositive. E ho iniziato a vedere che la gengiva in determinate situazioni rispondeva a qualcosa che non era previsto e cui forse io non gli davo importanza, che era la possibilità che questa gengiva crescesse orizzontalmente a seconda di come noi modulavamo i profili di emergenza, partendo dal solco però. Perché chi faceva chirurgia diceva di non entrare col restauro nel solco. A quel punto la gengiva va verticale sulla preparazione e tu non puoi modulare niente. Quindi iniziando a ricreare un profilo emergente, vedevo che la gengiva aveva una risposta completamente diversa. E lì ho iniziato a riguardare la situazione del dente naturale, che cos'era uno spessore orizzontale del margine gengivale, perché con un tipo di dente il margine era spesso, con un profilo emergente di un dente più festonato e con poco profilo emergente il tessuto era sottile, e quindi ho iniziato a pensare che questo spazio fosse la parte più importante della crescita, della stabilità del tessuto. Se tu vedi i miei casi parodontali, quando ho iniziato a mettere il profilo di emergenza dentro il solco, perché io aspettavo che la gengiva sviluppasse l'ampiezza e facevo questo, tu non riesci a capire che quello è un caso parodontale, perché la gengiva inizia a crescere anche nelle papille, e quindi quei casi che prima erano piatti con dei profili molto verticali cambiavano completamente nei tessuti. E quindi è diventata pian pianino un qualcosa di evoluzione della tecnica, in cui ho iniziato a pensare che cosa potevo fare di clinico e cosa potevo far cambiare di biologico, perché sai, dire 30 anni fa o 20 anni fa, guardate che se fate così voi cambiate lo spessore, quindi cambia il fenotipo del tessuto, cioè tutti i parodontologi dicono questo qua è pazzo, cioè è fuori di testa, ma la realtà è che la clinica la potevano vedere tutti. Oggi noi col digitale misuriamo il prima e il dopo e si vedono gli aumenti di spessore. È uscito adesso un lavoro sulle quinte classi fatto dall'Università Statale di Valencia che dimostra assolutamente il cambio che c'è con i profili in composito, perché funziona per tutto. Noi lo usiamo per le faccette, lo usiamo per i compositi, cioè è il concetto del poligono biologico, cioè lo spazio tra radice e parete assiale del dente che tu puoi modulare attraverso il tuo restauro, che fa cambiare questa distanza e quindi fa crescere orizzontalmente il tessuto, che inizia prima marginale ma poi pian piano si sviluppa verso l'alto, verso apicale, andando a interessare tutto lo spessore nel suo volume. Questa in realtà è la BOPT, quindi clinicamente la preparazione verticale ti serve a far cosa? A poter mettere il margine di chiusura dove vuoi, quindi grande libertà, di fare l'angolo di emergenza che vuoi, quindi puoi avere degli spessori di un certo tipo, puoi influenzare la gengiva mettendo degli zenith, cambiando. In realtà cosa fai tu? Fai una nuova giunzione amelocementizia. Invece che farla con lo smalto, lo fai col restauro. Quindi diventa una giunzione ceramico-cementizia, quindi tu puoi modulare tutto questo. Questo comporta il cambiamento clinico della gestione, ma biologicamente ti permette anche di far crescere e stabilizzare nella zona più importante che è il margine i tessuti, per cui le recessioni sono veramente rare. E prima ce le avevo sempre.
Qual è il grande cambiamento, secondo me, di cui tutti non parlano? È che la preparazione con linea è una preparazione intracoronale, cioè tu non puoi fare niente di modulazione del volume perché devi usare la circonferenza e quindi non puoi influenzare il tessuto, mentre la preparazione verticale è una preparazione extracoronale, quindi il tuo restauro è fuori e quindi puoi modulare la volumetria che vuoi. Se tu vedi i miei casi, prendo un incisivo laterale e può diventare un centrale, o un canino lo riduci e diventa un laterale, come quando hai le agenesie, per esempio. Se tu hai delle agenesie e fai 2 corone con la linea, la volumetria del canino resta quella. Se tu invece lo prepari, tu puoi rimodulare in maniera diversa i volumi e più poi la utilizzi e più inizi a entrare in un nuovo modo di pensare l'odontoiatria. Infatti i più bravi sono quelli che non hanno mai fatto una linea, perché chi fa la linea deve pensare con la linea e entrare in questo mondo. Chi inizia da subito così, come i miei allievi, spesso restano stupiti anche dalle domande che i dentisti mi fanno. Ecco, questo in realtà è quello che è successo nella mia vita. Allora, una domanda lì. Allora, la BOPT infatti distrugge una parte biologica, ma lo fa apposta, è giusto? Perché altrimenti io ho imparato la preparazione a linea, non toccare mai il profilo di emergenza se è intatto, non toccarlo. Allora tu dici, per capire, o per far capire meglio, che in certi casi ha senso di distruggere, in parentesi, una parte anatomica di dente, radice e tessuti per ricreare una situazione nuova più favorevole anche alla biologia e diciamo, al risultato finale, giusto? Allora, ok, ti dico esattamente come penso. Allora, la stragrande maggioranza dei denti sani oggi non li prepara nessuno. Cioè, anche i molari, tu fai l'adesiva. Se io devo ritrattare dei casi, non faccio le corone, faccio sicuramente degli degli overlay, degli intarsi, faccio delle altre cose, quindi la parte marginale del dente non viene toccata, a meno che tu non abbia delle discromie e devi rivestirlo. Questa confusione che c'è spesso, per esempio, in cui la gente dice lui distrugge la parte biologica, i pazienti che vengono da me hanno già delle vecchie corone, delle recessioni, per cui le preparazioni sono fatte già oltre la CEI, sono già sulla radice, perché la CEI sta a 1 millimetro. Chiunque prepara un dente e va sotto 1 millimetro ha cancellato l'anatomia. E quindi è una discussione filosofica queste. Arrivano dei casi in cui la CEI non c'è più, il dente è già completo, anzi io devo fare i build up per ricreare una volumetria da preparare. La gente poi dice, ah, ma loro fanno le faccette verticali e quindi azzerano niente. No, perché la faccetta fatta con la tecnica BOPT non tocca per nulla lo smalto, perché nella stragrande maggioranza c'è un mock-up additivo. E poi quello che noi facciamo è mettiamo una nuova CEI sulla CEI anatomica, cioè facciamo una CEI protesica che è ancora più coronale, quindi è tutto su adosione smaltica. Ora qui non ho le immagini, noi non è che la gente dice noi facciamo un mini chamfer per non toccare l'anatomia, noi non la tocchiamo proprio l'anatomia, non si entra nel solco con la faccetta verticale. Tu fai una nuova CEI che è over la parte smaltica, conserviamo perfettamente quei 0,3-0,5 mm cervicali che sono fondamentali per l'adesione. E quindi questo è un dire di chi non sa a volte quello che noi realmente facciamo. E dice, loro fanno, ma loro fanno da chi l'hai visto? Chi te l'ha detto? Non te l'ho detto io. Perché Quindi... questo è... Ho posto questa domanda perché sapevo già la tua risposta, non perché nella testa di tanta gente hanno l'idea che tutti che lavorano con la BOPT in qualsiasi situazione sono i grandi distruttori di...
io faccio tantissima tri-step, cioè se vedo abrasioni non faccio una preparazione, è tutta adesiva la mia odontoiatria. Io da quando ho conosciuto Francesca 15 anni fa, è cambiato tutto il mio mondo, che prima era devitalizzazioni, build up e preparazioni, è tutto adesivo. Quei casi non entrano più in ambito protesico per me, sono tutti da conservare. Le altre cose sono tutti i ponti che arrivano con un mare di problemi, in cui tu la CEI non ce l'hai già più perché sono stati preparati già 2 volte, hanno le recessioni. La stragrande maggioranza della tecnica, infatti dico, è una procedura protesica semplificata che serve a trattare casi che avrebbero spesso bisogno di interventi multidisciplinari, perché appena tu hai dei depiazzamenti, cosa fanno tutti? Vanno a operare e fanno una preprotesica e vanno sull'osso. Ma cosa c'entra l'osso col margine? Niente. Perché quando tu apri il lembo vedi che le creste sono perfettamente allineate. Quello che si è spostato è solo la parte marginale. E poi noi facciamo la cosa più horror del mondo. Noi operiamo la parte sana per farla uguale a quella malata, che è quella che sta apicale. E invece la BOPT tratta la parte malata per far abbassare le gengive, esattamente. Infatti la tecnica, in tanti vantaggi che ha, è la coronalizzazione delle parabole attraverso la preparazione, perché quello spessore ti permette anche di avere un ritorno nella zona marginale. Questo dal mio punto di vista è un'informazione molto importante, perché tantissima gente nella testa c'ha l'idea, se tu entri e fai questa preparazione BOPT, hanno la visione che tu sei già vicino all'osso, vicino non so che cosa. No, dobbiamo capire, è importante di chiarire questa situazione, di quel malinteso che esiste. Assolutamente. Quel malinteso di dire, ok, BOPT vuol dire tu prendi una fresa lunga, puntata, vai dentro e fai quello che ha fatto Carnevale negli anni 70, 80. Sì, ma loro lo facevano correttamente sulla parte crestale, era giusto farlo. E si faceva per esempio nella preprotesica, cioè scusa, nella prechirurgica, quando si metteva il provvisorio, si andava a preparare, se tu sondavi 5-6 andavi fin là, ma tanto poi dopo facevi la resettiva, cioè facevi la chirurgia, però quella preparazione ti permetteva di togliere tutto quel cemento, ok, contaminato, che faceva poi guarire i tessuti. Quando facevi la chirurgia avevi dei tessuti meravigliosi, a volte non sondavi perché c'erano attacchi epiteliali lunghi e pensavi addirittura quasi di non operare quei casi, ecco. Però è un'altra cosa. No, no, assolutamente. Magari per fare un approccio, allora se un paziente arriva da te, cosa sono, diciamo, i parametri, come si attacca un caso che Guarda, magari poi alla fine non è un caso BOPT, ma per capire, per un giovane dentista, dice ok, adesso ho letto, ho sentito questa BOPT, sembra di essere il rimedio per risolvere tutti i miei problemi di odontoiatria. ma no, non è così. Hai Non è parlato così. di, chiaramente, 3-step, anche quell'articolo era una serie che incontro a tutti. Ti ricordi, no? Sì, Cosa ha sì, passato Francesca? Adesso tutti parlano dell'adesiva e la conservativa ormai è diventato il modo migliore per approcciarsi a tutto questo. Ma infatti noi abbiamo vissuto questo periodo insieme con Francesca, che ci sentivamo sempre perché era un continuo, questa cosa non funziona. Oggi la BOPT è insegnata in tutte le università veramente del mondo. Io ero, ma non lo dico lo dico così, io ero con Giovanni Zucchelli a ritirare una laurea honoris causa adesso alla UBA, all'Università di Buenos Aires, no? Sulle cose che si è fatto sia in mucogengivale. Il primo a difendere questa tecnica, in realtà, poi che mi ha creato minori attacchi, è stato proprio Giovanni Zucchelli. Diceva, guardate che una mucogengivale è fatta con frese rottanti, quindi non vedo tutto questo, queste stranezze. Cioè, tu immagina, se viene da me uno con un gruppo frontale, ok, già preparato, che quindi ha delle recessioni, a volte ha un po' di carie, cioè
qualcosa che non va più bene, oppure anche solo delle recessioni. Io non gli faccio la preprotesica, non gli faccio la resettiva, perché io non posso andare nel solco, però tutti quanti cosa fanno? Dicono, lui va con la fresa nel solco. Loro invece aprono il lembo e tolgono 1 millimetro di cresta, a volte 1,5 millimetri. Quello è più conservativo della BOPT. Chiunque ha una discrepanza gengivale viene operato. In tutti gli studi che fanno linee di finitura, tu non puoi riallineare le parabole, le devi operare, perché la linea segue la parabola gengivale. La BOPT no. La BOPT segue il parodonto sano. A me non interessa dov'è la gengiva. Non mi interessa neanche quali sono i volumi residui. Perché se tu fai le linee e un dente più stretto e uno più largo, non puoi cambiare i perimetri. Io preparo e metto 2 volumi uguali. E quindi la gengiva riconosce 2 forme uguali e si riallinea sulle forme. E questo cambia completamente il modo di trattare i casi. Diventa tutto molto più semplice dal punto di vista della procedura. Per questo dico che è un trattamento semplificato. No, perché io mi ricordo quando ero da te in tuo studio che mi facevi vedere anche dei casi con, diciamo, corone vecchie su un molare, che la parte anteriore era sotto, con un sottocontorno, la parte aveva la con il recessione. sovracontorno, e mi hai detto, guarda come la gengiva reagisce in questi... Magari fai un... spiega ancora questo. Okay. Allora, fotografando migliaia di corone in questi anni, io ero entrato ovviamente nel concetto di quello che dice la letteratura, che è il sovracontorno da recessione. Poi ho iniziato a fotografare migliaia di casi con sovracontorni e tutti avevano la gengiva, perché in realtà il sovracontorno che cosa creava? Creava tra la radice e la parete assiale del dente uno spazio. Quello spazio viene occupato sempre dalla gengiva. Poi c'è un po' di infiammazione, c'è qualcosa, e qui e là. E tutti ogni volta dicevano, facevano la letteratura e si riferivano sempre al lavoro di Lang dell'83. Ma Lang non ha mai detto che c'è recessione. Ha detto che c'è infiammazione e dice anche, mettendo di nuovo in quel lavoro che ha fatto il normocontorno, si ha una restituzione a integrum. Quindi quando ho iniziato a guardare tutte queste corone che erano sovracontornate, vedevo che la gengiva c'era. Dov'è che non c'era la gengiva? La gengiva non c'era quando la corona invece era sottocontornata, perché la gengiva, non avendo più contorno o un gradino positivo, cosa faceva? Si metteva a lama di coltello sulla parete, come avviene anche nelle quinte classi, nelle abrasioni, ok? Perché? Perché perde la CEI anatomica del dente. E quella parte sul gradino, così sottile, perché chiude a becco di flauto, non è importante il biotipo, perché un biotipo spesso o un biotipo sottile, quando tu hai una parete verticale, non chiude ad angolo retto perché è spesso, chiude a becco di flauto. E il becco di flauto è sottile in tutti e due. Per questo hai le recessioni anche nel tessuto spesso. Quella parte diventa critica e nei sottocontorni tu vedrai che la gengiva è sempre su. Quando ti facevo vedere quelle tanti molari preparati male, però dove la radice mesiale dei molari non era mai giustamente chiusa perché era più vestibolare, c'era un gradino negativo e c'era la recessione, mentre con la non precisione distale c'era il gradino positivo, avevamo un mare di gengiva e ti facevo vedere i sondaggi orizzontali, quanta ce n'era da una parte e quanto dall'altra. E tutto questo nella mia evoluzione ha portato a creare dei profili che potessero modulare la gengiva. È tutto qua. La domanda è, ma negli articoli l'hai anche graficamente, con tutto l'hai spiegato bene? C'è sempre una domanda... Non tanto. Prima... Sì, ma penso il concetto... Però l'ho spiegato. Sì, il concetto è spiegato come funziona, ma rimane una domanda. Come tu stabilisci, perché tu chiaramente noi creiamo una nuova contura, una nuova sovracontura che esiste anche nell'anatomia normale, tu c'hai la radice, poi parte tac, e parte diversamente
in ogni paziente, in ogni... Infatti, certo. Ma Infatti, allora come tu definisci? Chiaramente tu lavori attraverso il provvisorio per trovare, e il provvisorio dal tuo punto di vista è la chiave. è la chiave, il provvisorio è tutto. Cioè, quando tu prepari il dente, quando tu prepari il caso, fai una ceratura, ok? Guarda, mercoledì ho fatto vedere a una classe che era in studio, abbiamo fatto un gruppo frontale superiore e inferiore. Io non faccio mai il build-up per preparare, lo faccio solo nelle faccette, ma nei denti naturali no, perché ho già il provvisorio, ho già deciso. Però ho fatto vedere anche come col build-up, in casi di preparazione, tu puoi controllare tante cose. Quando tu fai la ceratura e poi prepari il provvisorio, tu sai già quali sono i volumi emergenti. Non so se rendo l'idea. Com'è che facciamo il provvisorio? Noi marchiamo con la matita il margine, o in digitale, il margine gengivale. Quindi il provvisorio, se ci sono delle discrepanze, uno sarà lungo e uno sarà corto, se no non entra. Poi dopo tu farai le modifiche sul provvisorio. Quindi quando tu hai il tuo provvisorio è esattamente marginale, ok, alla situazione gengivale del paziente. Non lo devi fare più largo, non lo devi fare più alto, tutte queste modifiche che il mondo ha messo. No, deve essere paramarginale e deve seguire anche le papille. Non devi provare a chiudere, perché poi non può salire, perché tu scarti il gesso, ma tu non puoi tagliare la papilla al paziente per mettere il provvisorio. Deve essere esattamente paramarginale. A quel punto, qual è lo spazio che tu moduli? È lo spazio di preparazione che tu hai tra la parete del tuo provvisorio e la chiusura. Quello si chiamerà angolo di compenso o angolo di raccordo, che sarà diverso, perché se tu hai due centrali che uno è preparato di più e uno di meno, tu avrai due corone uguali, ma le chiusure saranno diverse in funzione del compenso che devi fare. Quindi non puoi dire chiuderò a 45 gradi, a 35 gradi. È tutto in funzione del caso clinico, che è sempre diverso. Avrai un canino più grande, un canino più corto, ma la tua emergenza estetico-funzionale è tutta uguale dai margini. Tutti i compensi vengono nella modulazione del provvisorio. Poi dovrai trasferire tutto questo in laboratorio, ma il tecnico potrà ulteriormente lavorare su un modello con la gengiva per fare anche delle piccole variazioni, perché se tu l'impronta l'hai presa in uno spazio di 1 millimetro e mezzo, 2, che sono la parte sondabile, lui quella parte per me è la parte libera, quella che io chiamo area di libertà volumetrica, che è la parte modulabile dalla forma dei denti, che saranno diversi in funzione della situazione clinica. Oggi diciamo, nel mondo sempre più digitale, come vedi la presa di impronte digitale? L'hai già provato anche? Sì, certo. Allora, ancora oggi, io personalmente, non dico noi nel mio studio, troviamo ancora una piccola differenza tra la capacità di lettura ottica e la capacità di lettura analogica. L'analogico legge ancora più profondo, perché tu riesci a modulare meglio il materiale e a spingerlo in maggiore profondità. Anche se usi il secondo filo, cioè quello di depiazzamento, che permette di aprire meglio, lo dovresti fare in maniera... Allora, l'impronta analogica dura un attimo, quindi tu in un secondo metti tutto e già a 1 minuto il materiale sta indurendo, a 2 minuti e mezzo togli tutto quanto e tutto. Il digitale ha bisogno di più tempo, quindi se tu togli tutti i secondi fili, quando arrivi alla settima solco, il solco ha già avuto uno spostamento che ti ha creato una minor lettura. Quindi bisognerebbe alcune volte togliere il filo e leggere, togliere il filo e leggere, oppure usi un'altra metodologia. Tu decidi la profondità
sul provvisorio, facendo una corretta invasione, ok, all'inizio, perché in realtà la tecnica BOPT, il provvisorio deve essere a 0,5 per far crescere tanta gengiva. Ma se tu decidi che la gengiva ce l'hai già ben rappresentata e fai un provvisorio a 1 millimetro nelle zone vestibolari e un po' meno, metti 0,5 palatale perché non ti interessa che tu abbia niente di che, tu puoi fare un provvisorio che togli al paziente, lo vai a pulire in laboratorio, lo rinserisci e quando togli, lui a campana ti ha dato tutta la possibilità di leggere, ma il tecnico non può fare che quello. Se decide che deve modulare qualcosa, non la può fare perché non ha l'altro spazio oltre quella linea che hai creato. Sono due cose un po' così. Però il digitale sarà il futuro sicuro. Sì, ma mi piace l'idea di dire, ok, prendo il provvisorio già pronto, lo metto dentro, allargo il solco, Certo. lo tiri fuori, fai la scansione e poi rimetti il provvisorio, così non perdi. È una procedura che si può fare. Sì, la stessa cosa che succede anche se fai impronte di impianti o altre cose. Assolutamente, sì. Perfetto. Devi dedicarti molto nel provvisorio però, perché il provvisorio non ti deve più dare delle problematiche quando sei là. No, in teoria deve essere, tu metti dentro, non c'è sangue, non c'è niente, lo togli, fai così, perché altrimenti Ma guarda che se tu fai la BOPT, la gengiva, come è nella BOPT, non l'hai mai vista in vita tua. Io quando facevo le linee, e non le facevo tanto male le linee, non ho mai visto i tessuti così. Ci credo. E questo è per questo che io ho cambiato, pur seguendo tutta la scuola di Martignoni. Pian pianino c'è stato un periodo che preparavo chamfer e verticale, poi andavo sempre più verticale e alla fine ho capito che la strada migliore era quella per tutto, per tutto quello che faccio. Puoi trattare le fratture. Per esempio, se tu hai una frattura obliqua che residua una linea, no? Tutti fanno l'allungamento di corona clinica perché devono includere nel chamfer l'angolo e lo spigolo della frattura. Ma se tu prepari quella linea di frattura, tu quella parte verticale la ricoronalizzi e hai trattato la frattura senza avere un problema estetico di quello che è l'allungamento e riporti praticamente la tua C di chiusura più coronale. Perfetto, perfetto. No, allora penso che o c'è ancora qualcosa che abbiamo dimenticato? No. In poche parole abbiamo spiegato un po'. Well, this was an interesting insight into BOPT from Ignazio, who invented this technology, perfected it. At the end, I will add to this interview also all the articles. So we have like the Italian one, and we have the 2 articles, one in English and one in German, that have been published in the Aesthetic Dentistry Journal, just to have some backup information for you. And if there are any questions, se ci sono domande, I'm sure that Ignazio is ready to help us. Volevo dirti che solo l'Università di Valencia ha fatto, credo, 34 articoli tutti impattati sulla BOPT. Solo Valencia, eh? Chiaramente ci sono altri articoli, ma noi parliamo adesso della versione originale, no, che certo, tu hai descritto la tecnica come... Assolutamente, quello è il top dell'articolo della tecnica, quello che hai pubblicato tu nel 2013. Perfetto. Ok, thank you very much Ignazio, grazie mille per il tuo tempo. Carissimi saluti dalla Svizzera in Sardegna. E anche dall'Italia e dalla Sardegna. Di nuovo, arrivederci. Grazie davvero Alessandro, grazie davvero. I'm always a big fan and supporter, not only of Ignazio, but of Sardinian dentistry. And again, take a look at the article. Don't just jump into BOPT. Think about what BOPT is all about and use it carefully for a successful dentistry. Thank you very much.